Ciao a tutti, sono Gianluca Aime, studio alla Magistrale di Scienze Storiche dell'Università di Torino. Benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia e oggi continuiamo la nostra chiacchierata e analisi dell'ultima proposta di democrazia diretta contemporanea. Quarta proposta che andremo ad analizzare è il populismo elettronico favorevole a una e-democracy, cioè a una democrazia su internet. Quindi instaurare una democrazia diretta oggi è possibile grazie alla rete. Questo è il pensiero di Casaleggio e Grillo e quindi del populismo elettronico. Questa proposta si differenzia già a prescindere dalle proposte precedenti che abbiamo analizzato, non fa parte del pensiero anarchico, del pensiero libertario. Bookchin, il suo pensiero libertario, si rifaceva in qualche modo alla comune, risentiva delle influenze del marxismo. Greber, come abbiamo visto, esponente, il massimo esponente dell'anarchismo postclassico, con forte influenza dell'antropologia politica ed economica. E infine Van Reybrouck, anche egli un pensatore libertario che è favorevole e vicino alla democrazia deliberativa della strong democracy di Barber. Bene, oggi vedremo un altro aspetto favorevole che si differenzia molto da questi ma che ha profondi punti in comune. Ovviamente, prima di iniziare vi svelo le mie fonti. Due saggi, se possiamo definirli così, due libri che raccolgono le idee molto, sembrano più manifesti politici. Il primo in ordine cronologico del 2011 di Casaleggio e Grillo, Siamo in guerra per una nuova politica, la rete contro i partiti, edito da Chiare Lettere. Invece un secondo di Casaleggio, Dario Fo e Grillo canta sempre al tramonto, dialogo sull'Italia e il Movimento 5 Stelle. Anche questo edito da Chiare Lettere, è uscito nel 2013. E infine un saggio uscito nel 2020, un saggio critico di Francesco Pallante contro la democrazia diretta, edito da Einaudi Torino. In corso una guerra tra due mondi, tra due diverse concezioni della realtà. È nascosta dai media, temuta dai politici, contrastata dalle organizzazioni internazionali, avversata dalle multinazionali. Questa guerra totale che coinvolge ogni aspetto della nostra vita e mette in discussione strutture economiche e sociali date per scontate da secoli, è dovuta alla diffusione della rete. Con queste parole, questo scenario apocalittico, si apre questa quarta analisi della quarta proposta contemporanea di democrazia diretta. Infatti Casaleggio Grillo leggono le tensioni della società contemporanea come una lotta costante fra il vecchio mondo dei partiti, dei mass media tradizionali e il nuovo mondo, cioè quello creato dalla rete. E in questo contesto, in questo clima, possiamo definirlo manicheo, uno scontro fra bene e male, dove è evidente chi sia il bene e chi sia il male. La democrazia rappresentativa della classe dirigente neoliberista è contrastata dalla democrazia diretta del popolo, del vero popolo giusto. Una guerra totale, abbiamo detto, una guerra totale tra due mondi, il cui il nuovo trionferà sul vecchio. E da questa vittoria prenderà forma ovviamente attraverso la rete una nuova società egualitaria. Questo è il populismo elettronico che viene legittimato dalle istanze, sentendosi erede del potere popolare emerso nella storia e fatto risalire addirittura ai tempi di Pericle. Infatti nel saggio di Casaleggio Grillo e Fo, Grillo canta anche al tramonto, è presente appunto, viene presentato Pericle come padre della democrazia diretta, del potere del popolo. Anche curioso che comunque l'epitaffio che viene alla fine del saggio viene citato, non è completo ma solo alcune parti. È molto curiosa, ma si spiega bene questa parte. Soprattutto viene citata solo una parte, la parte più, se vogliamo, democratica, che ci fa sentire vicino a Pericle. E ovviamente non viene citato l'ultimo, il terzo dialogo di Pericle presente in Tucidide, quando, come dire, Tucidide svela la maschera reale, se l'epitaffio è
punto di vista ideale della democrazia ateniese, il terzo discorso, Pericle va secco val dunque, Atene è una democrazia sì ma è tiranna all'esterno e deve tenere a bada gli alleati, ma questo è un altro discorso. Tornando a noi, tornando al populismo elettronico, il richiamo alla tradizione democratica, oltre ovviamente che quella antica, è anche quella moderna. Infatti non è un caso che la piattaforma informatica, la piattaforma Rousseau prende questo nome, è il cuore anche dell'ideologia e permette ai cittadini di accedere alla politica direttamente dalle loro case, consentendo sia una partecipazione attiva e quindi senza intermediari, sia la supervisione dei politici di professione. E già questo aspetto della supervisione ovviamente ci riporta a Rousseau, al contratto sociale, quindi a un'idea di democrazia commissaria. Infatti in realtà il giurista Francesco Pallante ha sottolineato una profonda crisi della partecipazione dei partecipanti, degli attivisti della piattaforma Rousseau. E dice questo analizzando l'ampio scarto tra il numero dei voti raccolti alle elezioni politiche del 2018, quasi 11 milioni, e il record di click di 79.634 in una votazione online inerente all'alleanza un'alleanza di governo tra il Movimento 5 Stelle e il PD nel 2020. Quello che si vede è che non tutti quelli che votano hanno votato il Movimento 5 Stelle sono attivisti nella rete e quindi è una minoranza, senza poi parlare appunto di come avviene all'interno la votazione, tutto che è una cosa gestita dall'esterno, ma questo ne approfondiremo meglio. Basti solo dire che all'interno è tutto quanto molto oscuro i meccanismi. Tornando a noi, riguardo alla critica al professionismo politico, il giurista Pallante spiega come lo slogan "uno vale uno" assume diversi significati, tra cui il disprezzo per l'esperienza e per le competenze e di conseguenza l'esaltazione dell'onestà come requisito fondamentale per potersi candidare. La concezione degli eletti come dipendenti e punibili dai garanti, e quindi qui veramente torniamo a Rousseau, al contratto sociale, un super primato del legislativo sull'esecutivo e poi questo aspetto di una democrazia commissaria, cioè la figura dei garanti, o se vogliamo la figura del legislatore che deve sovrintendere tutto quanto e punire chi è che si discosta. Inoltre la concezione della politica poggia sull'idea che essa sia un male, ma un male necessario, che i cittadini debbano quindi entrare nelle istituzioni per evitare di lasciare la gestione della politica e la gestione della società ai professionisti della politica. Quindi ancora chiudiamo questo inizio di discorso, ancora questa visione manichea che ritorna in modo quasi come se fosse appunto una religione manichea in questo pensiero politico. Siamo lontani dalla democrazia ateniese, la storia ha preso un'altra piega. Forse la rete può aiutare a ritrovare quell'aspirazione che ci rende uguali nell'essere intelligenti e per questo non c'è bisogno di un leader, di un capo carismatico a cui riferirsi. Queste parole prese da Grillo canta sempre al tramonto di Casaleggio, Fo e Grillo, iniziamo a parlare, cerchiamo di chiarire che cos'è la rete. Ebbene, il mondo interconnesso di Internet, secondo Casaleggio, è una disorganizzazione organizzata, un salto logico concettuale che ci obbliga quindi a cambiare il nostro stile di vita. Infatti nel web non vi sono regole prestabilite, chiunque ha libertà di movimento e uguaglianza di accesso. L'intero sistema viene strutturato dalla facile visibilità e dalla immediata fruizione. Queste sono fondamentalmente le due regole di Internet per avere successo. Chiarito che cos'è la rete per questi autori, questi pensatori, collegandosi all'anarchismo contemporaneo, e quindi facendo risalire l'ingresso della rete in occasione delle manifestazioni di Seattle
del 1999, con i movimenti No Global. Ebbene, secondo questi autori, da questo momento in poi, cioè dalla fine degli anni 90, ogni cittadino ha potuto informarsi, agire insieme ad altri cittadini avendo gli stessi obiettivi, riconoscendosi in nessuna formazione politica. E quindi i movimenti online nascono dalla condivisione dell'informazione, dall'organizzazione della protesta, sotto una forma di aggregazione di idee non rappresentate dalla politica tradizionale. Quindi, appunto, secondo questo momento che inizia un'altra politica, la politica vera, quella dei cittadini, che è indipendente dai corpi intermedi della politica istituzionale. Con la rete la barriera tra cittadino e istituzione può essere superata. Se esiste ancora è per incapacità delle istituzioni, incure dei governanti o precisa volontà politica. Iniziamo quindi l'analisi della prima chiave di lettura, cioè della partecipazione, con queste parole prese da siamo in guerra. E quindi la rete permette di attuare una e-democracy, cioè una democrazia su internet, superando le barriere tra i cittadini e le istituzioni, in virtù del fatto che essa, testualmente cito, erode e distrugge ogni intermediazione senza valore aggiunto. Infatti, secondo Casaleggio Grillo, nella società si sta verificando una guerra dei media, uno spostamento dell'informazione in cui il cittadino, informato da internet, è maggiormente consapevole. Un pensiero un po' dogmatico, comunque da internet si è accesso a tutto. Si sa forse anche le cose, si sa anche le cose sbagliate, però questo è un altro discorso, ci sono un sacco di fake news che girano. Inoltre, tornando a noi, a causa dell'interconnessione, la rete è priva del concetto di leader e gli eletti sono solo dei portavoce delle istanze dei cittadini che operano nei consigli pubblici con il sostegno e la verifica del network. Ebbene, quest'ultimo punto ci porta ancora una volta a una democrazia commissaria. La rete permette di fatto la creazione non tanto di una democrazia diretta, come vedremo, quindi non tanto tutti i cittadini da casa giunti al computer possono votare direttamente le leggi e discutere in Parlamento, non questo, ma un controllo, una supervisione dei rappresentanti che sono stati votati, ma qui il primato del legislativo impone che essi siano semplicemente dei burocrati, degli amministratori della volontà dei cittadini, come è descritto da Casaleggio Grillo, dei semplici portavoce delle istanze dei cittadini, e quindi questi sono costantemente sorvegliati, e qui la rete entra e inizia la sua magia, una costante supervisione e verifica del loro operato, e ovviamente se non dovessero attenersi alla volontà dei cittadini possono essere sostituiti in qualsiasi momento. Infatti i portavoce sono testualmente, e qua cito, siamo in guerra, cito, l'eletto è un collettore di migliaia di persone. Quando entra nell'aula comunale o in Parlamento è sia un terminale sia un esecutore del corpo elettorale. Quindi anche qui metafore dell'informatica sono usate per descrivere questo cambiamento della politica, ormai dobbiamo chiamarla la politica, la politica di internet, della e-democracy. E quindi, detto in altre parole, la e-democracy ripropone la tradizione democratica del primato del legislativo e concepisce i governanti come semplici amministratori e passivi. Uno degli strumenti per realizzare questa politica in futuro, secondo Casaleggio, è Wikia, un servizio di web hosting nato nel 2004 che permette di avvicinare la politica alle persone, consentendo dibattiti su temi pubblici. Questo strumento informatico, Wikia, si basa su un principio di aggregazione libera di contenuti. Ciò consentirebbe sia la costruzione di programmi politici con il concorso degli utenti, sia una valutazione pubblica dei lavori parlamentari. I programmi elettorali potranno essere costruiti attraverso una campagna partecipativa a cui aderiranno sia i candidati, ma anche la comunità e i singoli cittadini, senza tutto questo la grande intermediazione dei partiti. Quindi qui, se vogliamo, un aspetto della democrazia diretta, quindi cancellare ogni corpo intermedio, che ricordiamo, il corpo intermedio è una grande invenzione del pensiero liberale per evitare appunto
una tirannia della maggioranza. Secondo Pallante, che critica ovviamente questa nuova forma politica, il giurista Pallante riconosce una sovrapposizione tra l'ideologia individualistica e la rete. Quest'ultima, la rete, è rappresentata come la risultante delle connessioni interindividuali e orizzontali, annodate tra loro in modo imprevedibile e spontaneo. Quindi Pallante approfondisce questo e vede come appunto la rete sia un frutto della ideologia individualistica dove c'è la persona. Infatti nella rete noi la volontà di non aderire a nessun corpo intermedio, di avere tutti quanti potere di decidere in prima persona. Inoltre in questa prospettiva internet diventerebbe un principio di ordine capace di ricostruire l'intera collettività nella forma di singoli individui interconnessi, un mondo senza intermediazioni, ma un mondo dove l'individuo ha il suo spazio, vive nella sua bolla ed è interconnesso ad altri individui. Esattamente potremmo pensare alla società di atomi che Tocqueville descrive della democrazia, della società democratica americana, ma siamo nel 1835. Comunque, ancora di più viene confermata questa teoria che la società democratica, una società egualitaria, è una società di atomi e Internet è lo strumento che permette l'interconnessione di questi atomi. Riguardo al piano politico, sempre Pallante, il rischio maggiore di una partecipazione online è che nessun soggetto indipendente conosca quali garanzie vi siano per un libero accesso, in particolare il riferimento alla piattaforma Rousseau e quali criteri vengono usati nelle votazioni. Un accesso così diretto tra cittadini e politici inoltre aumenterebbe la probabilità di una manipolazione degli elettori, che continuamente sovraccaricati da informazioni, da semplificazioni, chiamate anche semplicemente demagogia, perché ovviamente in democrazia i politici fanno il loro lavoro, che è quello di convincere, e questo in democrazia si chiama demagogia, che può essere buona come in Pericle, ma anche negativa come in Cleone, ma sempre demagogia si tratta. E quindi gli elettori, continuamente sovraccaricati da ipersemplificazioni, avrebbero maggior possibilità di cadere nelle dinamiche del complottismo, e questo spiega perché appunto in internet c'è una diffusione spaventosa del complottismo proprio grazie a questo strumento che è riuscito a connettere individui isolati, ma che in qualche modo hanno fatto breccia nel cuore, anche nella mente di un vasto pubblico che facilmente viene alimentato da queste spiegazioni facili e intuibili, ma che ovviamente non sono per niente corrette dal punto di vista razionale, dal punto di vista più profondo. E quindi concludiamo che il pericolo maggiore di una democrazia è quello di degenerare una democrazia ad acclamazione popolare. E questo per il rapporto diretto che c'è con il vertice che controlla la piattaforma online e gli utenti. E quindi tutto ciò personalmente mi ricorda un regime come la democrazia germanica di Carl Schmitt, quindi il rapporto diretto fra capo e la massa. Un altro aspetto è la concezione di un popolo monolitico, espressione di un'uguaglianza democratica e contrapposta a un nemico esterno, popolo unito dei giusti, della gente, cittadini onesti, tutti quanti uguali, che tutti quanti avrebbero gli stessi interessi, uniti contro il nemico esterno, che in questo caso è la casta, i politici. Un altro aspetto è l'idea di democrazia concepita come partecipazione popolare che esclude ogni intermediazione parlamentare. Questo è un altro aspetto della democrazia germanica di Carl Schmitt, che è stato analizzato da Butti de Lima nel suo importantissimo saggio Democrazia, invenzione degli antichi e usi dei moderni. È un meccanismo immediato che rivela anche come tutto sia stato molto vero e autentico. C'è da sorridere ogni tanto. Vedi quello che non ha mai usato una videocamera, che si fa il video e viene come viene, ma va bene così. Prendi mezz'ora per valutare i candidati, poi scegli con un click. Con queste parole, Casaleggio in Il Grillo canta sempre al tramonto descrive la votazione online. E quindi iniziamo con la seconda chiave di lettura dell'elezione vai su sorteggio.
Quindi i candidati, per farsi conoscere dagli elettori, devono avere un profilo Facebook, un profilo Twitter e un filmato con la propria dichiarazione di intenti su YouTube. Sono persone comuni che volontariamente hanno deciso di partecipare, vengono scelti dal basso del territorio di sulla base di una conoscenza spesso diretta, queste sono parole di Casaleggio, acquisita ovviamente attraverso la rete. E quindi la votazione online, diversamente dalla pratica orizzontale, si basa sul principio di maggioranza e quindi si sceglie il candidato con il numero di click maggiori. Si sceglie il candidato dopo aver valutato il suo profilo. La votazione in rete, per garantire una corretta procedura, deve essere progettata, secondo Casaleggio, secondo il criterio della usibilità, ovvero la capacità di rendere intuitivo e immediato un processo, semplificando un meccanismo complesso. E quindi in un Parlamento, senza scendere a compromessi tra compiti intermedi, i rappresentanti eletti direttamente dalla rete sono il punto di riferimento dell'opinione pubblica. Sono soggetti al mandato imperativo e il loro compito è quello di informare costantemente i cittadini e di agire secondo la loro volontà, esclusivamente secondo la loro volontà. In questo contesto Nadia Urbinati, abbiamo già parlato di lei, del suo importantissimo saggio Io, il popolo, nel video precedente, quando abbiamo parlato dei tre attori che portano oggi alle istanze della democrazia diretta contemporanea, che sono appunto l'anarchismo contemporaneo, l'antropologia politica e il populismo. In questo contesto Nadia Urbinati, partendo da queste considerazioni, conferma che il fine del populismo è quello di instaurare una rappresentanza diretta della società giusta, contrapposta all'establishment. E quindi il populismo elettronico idealmente vorrebbe instaurare una democrazia diretta, ma nella realtà ripropone la democrazia commissaria. Perché fa questo? Perché possiamo dire questo? Perché di fatto il populismo elettronico trasforma la forma politica in una democrazia rappresentativa, in cui la figura del garante ha il compito di sorvegliare il corretto funzionamento del sistema. E in caso ovviamente di errori punire gli eletti che non rispettano la volontà dei cittadini. Quindi non è tanto instaurare una democrazia diretta, come detto precedentemente, ma una democrazia commissaria. Infatti, citando le parole di Dario Fo, noi abbiamo scritto delle regole di comportamento molto semplici per i parlamentari. Una di queste, la più semplice, e che non dovranno più chiamarsi o farsi chiamare onorevoli, ma cittadini. Un po' come durante la Rivoluzione francese, e non è un caso. E tu, caro Beppe, farai la parte del Robespierre. Ognuno vale uno. La rete può essere spiegata con queste tre parole, ma stanno alla base della democrazia diretta e della nascita dei movimenti orizzontali, transnazionali universali, che per la prima volta nella storia hanno la possibilità di condizionare e determinare le scelte che riguardano la loro vita, dal quotidiano al planetario, dal quartiere alla propria città fino all'ONU. Con queste parole approfondiamo adesso la terza chiave di lettura, che è la rotazione delle cariche. Infatti la rete rappresenta lo strumento per eccellenza di un'equa gestione, di controllo della politica da parte della cittadinanza. E diversamente dalla volontà dell'anarchismo contemporaneo di instaurare forme di decentramento. Internet, secondo Casaleggio Grillo, sta superando i mass media tradizionali, in quanto, cito, il web assorbe, trasforma, cancella ogni forma precedente di comunicazione. Un mondo individuale di fare informazione nasce dal fatto che la trasparenza della rete impone la correttezza, in quanto la fiducia è un valore economico espresso nel web, contenuto con il numero di visualizzazioni o accessi a un determinato sito di internet. Quindi la rete, secondo questa logica, è il miglior strumento di equa gestione di controllo della politica, e questo perché appunto internet è lo strumento del domani, che in futuro sarà solamente presente. Internet cancellerà i mass media
presenti adesso. Internet ha due grandi qualità: una è la trasparenza, tutti possono accedere, si può valutare, non si può nascondere nulla su internet. E quindi questo si basa sulla fiducia. Su internet la fiducia, secondo Casaleggio, è un valore economico, e quindi più un sito ha visualizzazioni, più accessi, più questo sito, secondo Casaleggio, ci si può fidare. Inoltre, internet è uno strumento estremamente democratico e autogestito, e permette a chiunque di pubblicare contenuti, anche rimanendo nell'anonimato. Questo aspetto, tuttavia, può sfociare in demagogia, come ad esempio nel caso degli user-driven media, in cui l'importanza e il tempo di visualizzazione delle notizie sul web è deciso dagli stessi lettori, in quanto le notizie più diffuse sono quelle che riscontrano maggior successo nella maggioranza degli utenti, anche se ciò non garantisce nulla sulla loro qualità e la loro veridicità. Sul piano politico, la rete, grazie alla sua trasparenza, può controllare in modo costante il lavoro delle istituzioni e dei politici. Infatti gli eletti in una rappresentanza diretta sono considerati come dei dipendenti, che si limitano ad eseguire la volontà di chi li ha votati. Dette in altre parole, sono dei delegati nei confronti dei cittadini dei cittadini e soggetti in qualsiasi momento alla revoca in virtù del mandato imperativo. E quindi la e-democracy rifiuta ogni forma di professionismo politico e di leadership, che si traduce in una costante rotazione delle cariche, in una remunerazione media dei politici e nell'abolizione dei fondi pubblici ai partiti, considerato il grande strumento che alimenta la casta. E in particolare proprio i partiti sono identificati come soggetti politici che polarizzano la società, portando avanti solamente gli interessi dell'elite neoliberista. Quindi qui una chiara critica alla società pluralista del liberalismo. Qui vediamo proprio un popolo monolita che ha dei interessi condivisi, ben specifici. Inoltre la politica è diventata un'autogestione e risoluzione di singoli problemi da parte di una collettività della rete. Non c'è un progetto futuro, delle idee politiche, salvare la proprietà, dare forza allo Stato per il bene sociale. No, la politica è una serie di problemi che si può risolvere nel presente, e come si fa? Tramite la collettività della rete, a seconda dei problemi e dei momenti. Ogni volta ci si riunisce ai cittadini, avendo libero accesso, essendo i rappresentanti dei semplici intermediari, dei semplici delegati. I cittadini ogni volta possono essere convocati e possono risolvere qualsiasi problema. In futuro lo sviluppo dell'intelligenza collettiva e dell'efficacia dell'azione politica aumenteranno. Con questo ottimismo andiamo a vedere effettivamente la democrazia sociale, che è il cuore, la volontà di questa riforma politica. Quindi, ritornando al tema della rivoluzione antropologica in senso morale dell'uomo, lo stesso Pallante riconosce che per la realizzazione di una democracy sarebbe necessario un uomo nuovo, capace di dedicarsi a tempo pieno alla politica, essendo sorretto da un forte rigore morale e da una dedizione assoluta alla comunità. Il giurista inoltre riconosce che il pericolo maggiore di questa forma politica è di trasformarsi in una tirannide della maggioranza, poiché le decisioni sono prese unicamente dalla volontà dei più, privi di ogni intermediazione istituzionale. Mentre nell'analisi precedente vi era una volontà di creare una nuova società più democratica, che coincideva con una evoluzione morale della cittadinanza, abbiamo sempre detto, sia la premessa e il fine di queste proposte di democrazia diretta è appunto un'evoluzione morale della cittadinanza. Ebbene, nel populismo elettronico la rete è il mezzo futuro di un'autentica e reale rivoluzione antropologica, non andiamo nel senso morale. Infatti, citando testualmente Siamo in guerra
di Casaleggio e Grillo, se non erro queste sono proprio parole di Casaleggio, si esprime così riguardo a questa rivoluzione antropologica. Internet diventerà un'estensione naturale della nostra memoria, attraverso i motori di ricerca e le memorie digitali personali. Lo sviluppo delle reti sociali avrà obiettivi concreti, suggerirà e permetterà di condividere soluzioni su piccola e grande scala, dai problemi del quartiere e della propria città alle politiche del paese. Le capacità mnemoniche diventeranno meno importanti. La rete diventerà un'estensione dell'intelligenza individuale, con uno scambio continuo di informazioni. Google, e in generale la rete, non ci renderanno meno intelligenti, ma più informati, più critici, più interconnessi da parte dell'intelligenza collettiva. Grazie a un'aumentata consapevolezza, l'umanità riuscirà finalmente ad affrontare problemi come l'energia, il riscaldamento e la desertificazione. E quindi l'idea che sta che grazie alla rete, a questa mente condivisa, questo mondo interconnesso, tutti i problemi del futuro potranno essere superati. Tutto questo è possibile perché internet cambia in modo radicale ogni processo politico, sociale, informativo, economico e organizzativo. Quindi il superamento delle democrazie odierne può realizzarsi nella forma di una e-democracy. La rete, ripetiamo ancora una volta, è uno strumento della democrazia di rete che consente sia la partecipazione attiva, senza intermediari, sia la supervisione della politica, quindi questo è un aspetto della democrazia commissaria, ma anche la creazione di un nuovo concetto di comunità autogestita. Come abbiamo visto, gli aspetti della rete oltre al campo politico vanno anche in quello economico. Infatti la rete è in grado di superare il capitalismo e quindi qui un punto di contatto con le tre proposte precedenti. Tutte quante le proposte precedenti di democrazia di rete avevano il fine di superare il capitalismo, e qui ci sono nuovi modelli economici che la rete permette per superare questa forma economica, due dei quali sono il free e il crowdsourcing. Un esempio del primo, del free, è il gig economy, cioè l'economia del dono, in cui si riceve una donazione in cambio della propria attività. Invece il crowdsourcing è il secondo modello, è la possibilità di acquisire dalla rete nuove idee corrispondendo in cambio un compenso o una gratificazione. Questa nuova visione dell'economia, diversamente dagli autori precedenti, può realizzarsi applicando le teorie della decrescita economica, quindi un aspetto che si ritrova già nel movimenti no global, nel neo-privativismo, se vogliamo anche nelle teorie politiche economiche di Graeber. Quindi applicando, secondo Casaleggio e Grillo, teorie della crescita economica, inoltre riformando il lavoro grazie a metodi come il telelavoro unito ad agevolazioni fiscali di piccola e media impresa. Attenzione, qui si propone il telelavoro, una cosa, questo è uscito saggio nel 2011 o 2013, sono due. Noi nel 2020 abbiamo conosciuto lo smart working, ma è la stessa cosa, non so quanti di voi siano così dell'idea di trasformare il lavoro per sempre in questa prospettiva come un telelavoro. Come anche la scuola, nel saggio sono presenti citazioni che la scuola italiana 8.000, come dire, tanti di quei problemi dove la soluzione è una lezione su internet, tutto quanto. E abbiamo visto in questi un anno e mezzo i risultati. E un aspetto particolare che le agevolazioni fiscali alle piccole e medie imprese, infatti queste si differenziano dalle tre proposte contemporanee che ovviamente si rifacevano a Bookchin e tutti quanti i cittadini, ovviamente anarchici, abbiamo visto dei cittadini più poveri, l'esperienza marxista, proletario, sottoproletario, se vogliamo usare quei termini. Invece in Graeber si rifà direttamente al 99%, visto questo è il discorso ideale, nella realtà sono tutti i cittadini del mondo che sono schiacciati dalla globalizzazione, quei cittadini che non si sentono rappresentati dalle politiche della democrazia rappresentativa, come i movimenti LGBT. Invece nel caso di Van Reybrouck i
cittadini, sono tutti quei cittadini che non fanno parte delle istituzioni, quindi qui un ritorno dei cittadini volontari. E invece in questo contesto qui del populismo elettronico si concentrano sulla piccola e media impresa e forse appunto fanno un po' capire effettivamente, forse no, a livello ideologico è una parola grossa, ma qual è il loro orientamento politico, facendo riferimento alla piccola e media impresa. Quindi anche per questo motivo io francamente non capisco mai, non mi trovo a definire populismo di destra, populismo di sinistra. Infine, ritornando a noi, riformare l'economia con il telelavoro, con agevolazioni fiscali per la piccola e media impresa e sviluppando una produzione ecosostenibile, il grande tema contemporaneo. E quindi la collettività della rete, secondo Casaleggio, cito, sta imponendo alla nostra intelligenza un'accelerazione impensabile fino a qualche anno fa e che permette quindi di realizzare queste soluzioni. Ovviamente questo qui preso da siamo in guerra. Tuttavia, per concludere, riconoscendo come questi siano i grandi problemi del XXI secolo, sono usati ovviamente come sono stati usati dall'anarchismo contemporaneo per delegittimare le democrazie rappresentative e le loro politiche neoliberiste. Il carattere di antipolitica del populismo elettronico ha la funzione di collante, possiamo dire, collante post-ideologico che dà voce a tutti quei cittadini che anche qui non si sentono rappresentati dai interessi della classe dirigente. Quindi non tanto forse il mondo LGBT come può essere dell'anarchismo post-classico, ma se vogliamo pensare a un esempio, i Notav, che si sentono rappresentati, sono uno come dei nuclei dello zoccolo duro dei 5 Stelle. Questo è un esempio di questo. Infine cerchiamo di tirare le conclusioni di questa chiacchierata. Per quanto riguarda la partecipazione, abbiamo visto che la e-democracy crea una partecipazione immediata quasi, di fatto immediata tra i cittadini e la politica, una partecipazione diretta senza intermediari, in cui è ribadito il primato del legislativo. Riguardo all'elezione vaso sorteggio, la rete permette una rappresentanza diretta, e questo è il fine del populismo. E quindi le votazioni avvengono ovviamente secondo il principio di maggioranza. È presente per gli eletti, i rappresentanti, o se vogliamo definire delegati, sono soggetti al mandato imperativo e quindi per questo aspetto possiamo parlare di una democrazia commissaria, in quanto gli eletti sono sempre controllati o puniti talvolta dalla supervisione della rete e quindi dei cittadini, i cittadini direttamente possono controllarli. Riguardo alla rotazione delle cariche, nella rete ognuno vale uno, nella rete non c'è il concetto di leadership e infine la rete permette di fatto una politica senza i partiti, quindi senza il professionismo politico. Riguardo alla democrazia sociale, che è un aspetto molto interessante, bene, la rete è sentita come mezzo per una futura rivoluzione antropologica, proprio antropologica in quel senso, senza morale, una nuova collettività della rete che permetterà di risolvere tutti i problemi contemporanei. Inoltre la rete ha delle virtù come la trasparenza, la fiducia, l'accessibilità, è un nuovo concetto di comunità. La rete come strumento del capitalismo e di un nuovo rapporto tra denaro e mercato. La rete può anche rivoluzionare e cambiare i rapporti con il capitalismo. E in tutto ciò nella rete sono presenti le soluzioni ai problemi, le soluzioni dei problemi contemporanei si possono trovare nella rete, ma in particolare nella collettività della rete. Detto ciò, il nostro discorso si conclude qua. Io, come sempre, spero di avervi annoiato, ma non troppo, e vi invito a lasciare il vostro parere nei commenti, perché no, anche qualche critica.